Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti a Recensito e benvenuta alla Clover Dakar 2, perché oggi mi rivolgo a chi è alla ricerca di una giacca Adventure Touring pensata per i climi temperati o caldi, anche se devo dire che questo prodotto l'ho provato con temperature che oscillavano tra i 7 e i 12-13 gradi e si è comportato davvero molto bene. Ovviamente con temperature di 6-7 gradi bisogna avere sotto una magliettina termica o un'imbottitura, come poi vedremo. Prodotto molto interessante con grandi contenuti tecnici. Mi raccomando, poi non commentate dicendo ma Maurizio, sono tutte interessanti. No, quando dico prodotto molto interessante lo è davvero, altrimenti direi vi presento una giacca pensata per l'avventura o per il touring, quindi state attenti alle parole perché cerco di non usarle a caso quasi mai. Ma adesso descriviamo l'ospite del giorno. Allora, dicevamo Clover Dakar 2, Clover marchio conosciutissimo, marchio italiano, da sempre ospite qua a Recensito, prodotto che apprezzo sempre e utilizzo con grande piacere. Perché? Perché hanno un bel design, tanti contenuti tecnici, rapporto qualità-prezzo molto interessante e poi sono prodotti che sono stati pensati e progettati da gente che va in moto e quando la si indossa lo si capisce, perché il designer, il modellista, chi ha disegnato e strutturato la giacca sa il fatto suo, perché vestono sempre molto bene, grande ricerca del design, del bilanciamento dei colori e poi tante chicche tecniche che insomma fanno la differenza. Allora, dicevamo giacca Adventure Touring pensata per i climi temperati o molto caldi, perché questa è proprio una giacca pensata per fare tanti chilometri. Infatti la facciamo ruotare per apprezzarla bene, perché offre una grande superficie areata sia frontale sia posteriore, poi lo vediamo ma già lo potete intravedere, e quindi è pensata per fare tanti chilometri con un prodotto molto leggero, perché togliendo poi, lo vedremo, le protezioni, le paratie che celano le ventilazioni, diventa un prodotto leggero, quindi come peso, ma anche leggero come traspirabilità. Allora, due strati Duratec con Aquazone, quindi abbiamo che cosa? La struttura esterna, intanto la apriamo, e poi abbiamo la sua bella membrana. La giacca però si può comporre di un eventuale strato in più, che è quello che vedete qua alla destra della giacca, e che è la Paris 2. Imbottitura che ci permette di viaggiare molto più caldi, ovvero il concetto qual è? Io mi compro una giacca a due strati perché so che comunque vado con climi temperati o caldi, quindi primavera o estate, però voglio una giacca, voglio usarla anche d'inverno, capisco che quest'anno l'assicurazione la tengo anche per il periodo invernale, mi compro la mia bella imbottitura e quindi viaggio caldo come con una giacca più complessa sempre di Clover, quindi è davvero un prodotto interessante anche per questo aspetto. Doppia certificazione A, e in questo quelle che vedete qua sono sostanzialmente anche le grosse differenze rispetto alla precedente Dakar, e in questo caso è sicuramente una grossa differenza, perché siamo passati da una certificazione A della vecchia Dakar alla doppia A, nonostante il prezzo sia sceso. Tenetelo a mente perché dopo ci torneremo. Poi due sono il livello delle protezioni made in Italy, eccole qua, interessanti perché comunque con questa struttura diciamo tela di ragno offrono una buona leggerezza, buona protezione, ma anche una buona dispersione del calore. Anche in questo caso, insomma, tutti aspetti che sommandosi creano sicuramente i grandi contenuti di cui si caratterizza questa giacca. Poi dicevamo 10 regolazioni. Abbiamo le regolazioni sulle maniche. Sulla vecchia Dakar avevamo, se non mi ricordo male, il doppio cinghiolo. In questo caso abbiamo invece la clip, quindi l'automatico, e il cinghiolo. In questo caso quando l'ho indossata ovviamente devo premere, risulta leggermente più difficoltoso rispetto e meno immediato rispetto al cinghiolo, però insomma funziona, quindi non ci sono assolutamente problemi. Abbiamo le regolazioni, eccole qua, anche in vita, sempre molto facili, sempre con il cursore, e anche la regolazione con il velcro nella parte più bassa. Intanto andiamo a vederla, così ve la faccio, la possiamo analizzare con calma. Dalla parte alta scendiamo verso la parte bassa, notiamo subito grande attenzione al dettaglio, perché come diciamo sempre queste giacche vanno utilizzate per fare tanti chilometri. Solitamente chi ha una giacca come questa usa anche l'interfono e quindi la glottide si muove. Questo rende sicuramente molto più confortevole rispetto alle giacche con la mancanza della parte morbida frontale. Cerniera YKK con la sua bella presa, guardate, con la scrittina Clover, quindi anche in questo caso attenzione del dettaglio. Arriviamo al secondo strato, che è
vincolato tramite queste cerniere un blocco nella parte posteriore e poi i due gancetti sulle maniche. Ecco, andiamo a staccare la parte esterna dalla membrana che vive sostanzialmente 3 vite, perché possiamo indossarla come avete visto, quindi sotto alla mia giacca, posso indossarla sopra alla giacca quando inizia a piovere tanto, perché la parte esterna è trattata, quindi è idrorepellente, però diciamo che per avere la massima resistenza all'acqua, quindi per essere waterproof, devo metterla all'esterno, oppure come potete immaginare è un bel prodotto, quindi posso anche indossarla a sé stante, quindi come un capo da tempo libero, arrivo a destinazione, lascio la giacca in stanza e esco con il mio bel antivento. Andiamo a rimettere la Dakar 2 sul manichino in modo che possiamo studiarla meglio e nel dettaglio e vedere bene anche quali sono le prese d'aria e come funzionano. Allora, uno dei punti forti di questo prodotto è proprio la ventilazione. Pensate, abbiamo addirittura il 60% della superficie areata frontale e posteriore, quindi abbiamo queste prese d'aria che si possono aprire in questo modo. Vedete, abbiamo il velcro, abbiamo le cerniere, posso decidere di aprirla per metà e bloccarla con questi automatici, oppure posso decidere di aprirla completamente tutta. Ecco, possiamo rimuovere completamente la protezione e avere il massimo della ventilazione. Anche in questo caso abbiamo il velcro nella parte più bassa, rimuovo anche questa, posso riporla nel tascone posteriore che vedremo è davvero molto ampio, e guardate che superficie areata ho, davvero incredibile. A proposito di paratie, cosa notiamo in questa parte? Ho una bella tasca che permette di salire fino alla parte alta, quindi comunque posso riporre piccoli oggetti ma anche oggetti un po' più lunghi, davvero molto comoda quando sono in autostrada per il biglietto, per delle monete, quindi bravi perché hanno utilizzato la paratia per inserire anche una tasca. Tasche nella parte più bassa, waterproof, di grande dimensione, tra l'altro con i soffietti, vedete, sia nella parte frontale che nella parte di laterale, in modo da aumentare la capienza, davvero un grande lavoro. E passando alla parte posteriore non possiamo non notare i soffietti sui gomiti, quindi abbiamo un prodotto comunque prezzo interessante ma molto ricco. E poi vedete, ventilazione posteriore anche in questo caso davvero estrema, oserei dire. Come estrema è l'attenzione del design, perché vedete anche aperta Clover ha voluto riportare il proprio logo nella parte posteriore. Dicevamo poc'anzi che il tascone è stato reso molto grande, molto ampio, e tra l'altro non si ferma qui ma prosegue nella parte laterale. Ve lo faccio vedere così magari riuscite a apprezzarlo meglio. Buon velcro in posizioni diverse in modo da renderlo molto facile e veloce, e vedete le tasche si spostano fino alla parte anteriore, fino al confine con le tasche anteriori. In questo modo possiamo riporre o l'eventuale imbottitura o la membrana, e perché no ovviamente anche le ventilazioni. 360 grammi. A proposito di rimozione di ventilazioni, pensate che rimuovendo i pannelli abbiamo un risparmio di 360 grammi, quindi abbiamo detto leggerezza di peso e leggerezza di come ventilazione. 2 tasche waterproof, ve l'ho già detto, l'avevamo anticipato. 2 tasche frontali, più le tasche frontali sono intese queste, quindi ve le avevo mostrate. E poi abbiamo anche 4 tasche interne con anche una tasca Napoleone, quindi bravi perché è una tasca che apprezzo sempre per il portafoglio, per piccoli oggetti. Dobbiamo ricordare le taglie, quindi la Dakar 2 è disponibile dalla S alla 4XL, e finalmente arriviamo al prezzo. Ve l'avevo anticipato, si è abbassato rispetto alla vecchia Dakar, pensate, di 50 euro, quindi arriviamo a 349,99 euro per una giacca a 2 strati di grandissimo contenuto, marchio Made in Italy, tante chicche tecniche. È davvero un prezzo interessante. Ecco, vi permettono di risparmiare 50 euro sulla vecchia Dakar, però vi preghiamo tutti in coro, quindi Moto.it, io e Clover, di investire questi 50 euro che risparmiate in sicurezza. Prendetevi un paraschiena, prendetevi dei guanti di buona qualità. I guanti Clover, tra l'altro, a mio parere sono tra i più interessanti che ci sono sul mercato, perché sono molto curati e hanno anche in questa, per esempio, questi che sono un po' più invernali, hanno davvero un perfetto fitting e offrono grande sensibilità. Li utilizzo sempre con piacere. A prova di smentita, poi la Paris 2, l'imbottitura per chi è più freddoloso come sottoscritto, viene invece venduta a 79,99 euro. Ecco, i guanti però ci tenevo a farveli vedere
vedere, che sono perfettamente abbinati a questa giacca, sono i Predator, prodottino davvero interessante, guardate, buona vestibilità, fitting perfetto, curati, da provare, quindi andate in negozio a vederli, sicuramente potranno, spero, piacervi. Ho praticamente concluso, come sempre il mio consiglio è quello di andare a visitare il sito dell'azienda che ci ha permesso di essere qui quest'oggi, che vedete qua in basso, ovvero www.clover.it. Continuate a seguire, andate a vedere il sito, seguiteli sui social, poi se avete delle critiche, dei dubbi, scrivetemi, mi fa piacere, anche su Instagram rispondo a tutti, molto più immediato. Canale YouTube non sempre riesco a stare dietro a tutti i vostri commenti, perdonatemi, nel caso mi scrivete su Instagram, e ovviamente continuate a seguire i nostri canali social, quindi moto.it, automoto.it, Maurizio Vector Power, e il nostro canale YouTube costantemente aggiornato, non solo di recensito ovviamente, ma anche di tutte le prove moto, e perché no, se siete appassionati di auto, anche delle auto, ok? Vi aspetto alla prossima puntata, mi raccomando, viaggiate con la testa, veloci ma con prudenza, mi raccomando, sempre attenti, protetti con dei capi certificati di qualità, vi prego. Casco, giacca, guanti, scarpe, tutti vestiti bene, come direbbe il mio amico toscano a modino. Mi raccomando, ci tengo molto, ok? Ciao a tutti, alla prossima, ciao!